La prima operazione immobiliare non si scorda mai. E come scordarla? Non avevo né tempo né risorse economiche per farla. Partivo da una situazione ideale, insomma. Situazione però abbastanza comune all'inizio dell'attività di investitore immobiliare. In questo video vedremo non soltanto l'inizio, ma definiremo le tre tipologie di investitori immobiliari. Aspirante investitore, investitore qualificato e alla fine investitore seriale. Ma prima di iniziare lascia che mi presenti. Sono Guido Spanò, investitore immobiliare. Su questo canale troverai tutto quello che ti serve per fare operazioni immobiliari esclusivamente sul libero mercato. Iniziamo dal tipo numero 1, l'aspirante investitore immobiliare. Operazioni effettuate annue pari a 0. Sì, chiaramente siamo all'inizio, con l'obiettivo quindi di sfondare la barriera dello zero. Tutti gli investitori ci sono passati. Potresti, come la Luna intorno alla Terra, già gravitare intorno al mondo dell'immobiliare. Magari sei un geometra oppure gestisci già cantieri. Vuoi fare la tua prima vera operazione immobiliare. Potresti già avere qualche vantaggio di natura tecnica, ma per la mia esperienza è soltanto un vantaggio percepito. Il lavoro dell'investitore immobiliare è un lavoro totalmente diverso. Richiede capacità trasversali in diversi ambiti, una gestione del rischio e un mindset specifico che potresti ancora non avere. Lo stesso vale e a maggior ragione se vieni da un mondo distante da quello dell'immobiliare. Maggiore sarà questa distanza, maggiore sarà l'energia che dovrai spendere per acquisire le abilità richieste. Che tu abbia esperienza o meno, ti ritroverai sempre nella fase in cui si inizia. Si conoscono agenzie, si impara la terminologia, si studia il mercato, si costruisce il team e così via. La fase in cui si va alla ricerca della maledetta prima operazione. Questa è una fase critica. C'è anche chi, dopo anni di studio e fatica, non riesce a chiudere la prima operazione immobiliare. In linea di massima, se dopo 6 mesi di studio e ricerca non hai portato a casa niente, probabilmente c'è qualcosa da rivedere. Ma qualunque sarà il tempo richiesto dalla prima operazione immobiliare, di sicuro una volta fatta sarà replicabile e ti assicuro che chi inizia con un'operazione immobiliare difficilmente poi smette di farne. Se il video ti sta piacendo ti invito a mettere like. Fra un secondo vedremo la seconda tipologia di investitore immobiliare, che è l'investitore qualificato, che fa un numero di operazioni all'anno che va da 1 a 3. Quindi se sei già in questa fase hai chiuso una o più operazioni. La fase dell'investitore qualificato è quella maggiormente limitata da tempo e risorse. Da tempo perché probabilmente l'attività di investitore immobiliare non è ancora la tua attività principale. Da risorse perché questa probabilmente è la fase dove rimani se non capisci come e quando scalare. La tua attività principale è spesso un'altra, che da una parte ti offre le risorse economiche per investire nell'immobiliare, dall'altra al limite del tempo che puoi dedicarci. Se è limitato il tempo che puoi dedicare all'immobiliare, raggiungerai presto il limite di operazioni che puoi eseguire durante un anno. Potresti anche decidere di affrontare il lavoro di investitore immobiliare come secondo lavoro a tempo pieno o quasi. Qui chiaramente si entra nell'ambito delle scelte personali, ma tenere il piede in 2 staffe non è sostenibile a lungo termine, sia in termini di qualità della vita, sia in termini di risultati. Parola di chi ci è passato in prima persona, che sarei io. Potresti anche guadagnare di più dalla tua attività principale o non essere interessato a fare più di quello che stai facendo e utilizzare quindi l'immobiliare semplicemente per diversificare. Supponiamo invece che tu abbia deciso di diventare investitore a tempo pieno. Il tempo quindi ora non ti manca, ti potrebbero però mancare le risorse. Le risorse di cui disponi ovviamente stabiliscono il tetto massimo di operazioni che puoi fare durante un anno. Magari trovi molte più operazioni di quelle che riesci a portare a casa. Se questa situazione però succede molto spesso, significa che è il momento anche qui di scalare. Dovrai diventare abile a trovare nuovi capitali e questa è un'abilità fondamentale. A presentare nel modo migliore le operazioni, a far guadagnare i tuoi investitori in maniera continua. Sai che spesso chi ha tempo non ha soldi e chi ha soldi non ha tempo. Ecco, non si può avere tutto, non sempre. Non a caso spesso gli investitori di questa fase diventano finanziatori.
Magari hanno già chiuso operazioni, ne capiscono le dinamiche, sanno leggere un business plan, sanno capire il potenziale di un'operazione immobiliare, ma semplicemente non hanno più il tempo per seguire operazioni o hanno capito che semplicemente è più comodo affidarsi a un'altra persona per investire, essendo comunque in grado di valutare in maniera autonoma un'operazione immobiliare. Sono in grado, in altre parole, di capire chi ci sa fare, sanno come riconoscere un investitore immobiliare esperto e ne diventano finanziatori. Ci mettono solo il capitale a fronte di un adeguato ritorno economico. E per finire, il terzo tipo di investitore, l'investitore seriale. L'investitore seriale è quello che fa un numero importante di operazioni, un minimo di 6 operazioni all'anno verso centinaia di operazioni immobiliari, quindi sa esattamente come muoversi, probabilmente non opera neanche più in una zona soltanto, opera in diverse zone, a sua volta potrebbe valutare e finanziare operazioni immobiliari, oltre ad essere molto presente sul suo territorio di riferimento, che potrebbero essere anche diversi territori che segue personalmente o tramite il suo team. Qualora gli capitino operazioni anche in altre nicchie, è in grado di affrontarle. Probabilmente comunque ha selezionato sulla base comunque della sua zona, delle sue attitudini e delle sue capacità, una nicchia specifica in cui conviene investire e che gli permette di massimizzare i ritorni. Il focus quindi qui si sposta dalla ricerca di immobile alla selezione delle operazioni migliori e dalla creazione della struttura alla continua espansione della struttura stessa. Potrebbe ad esempio concentrare la sua attività su un numero minore di operazioni, però ad alta intensità di capitale e con dei ritorni decisamente più elevati. Ristrutturazione di condomini oppure direttamente nuove costruzioni. Oppure rimanere sulle piccole operazioni, diciamo così, cercando però di massimizzarne il numero, quindi aumentando in maniera esponenziale il numero di segnalatori opportunamente istruiti che comunque segnalano operazioni e permettono di farne in grande numero. Tu invece in che fase ti trovi? Fammelo sapere nei commenti. Come sempre, se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere like un'ultima volta. Iscriviti al canale e attiva le notifiche per essere sempre aggiornato su contenuti di questo tipo. Ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video.